La FIV Foil Academy Powered by Luna Rossa è composta da un mix di barche, partendo dai singoli come il Wasp e lo Skita, che sono barche ideali per sviluppare la capacità di volo foil degli atleti, fino ad arrivare a barche collettive che sviluppano, oltre alla capacità della gestione dei foil, anche la capacità di stare insieme. L'equipaggio infatti diventa importantissimo, cosa che magari su barche singole è un po' meno visibile. Quello che accomuna tutte queste barche poi è la presenza ovviamente della gestione del volo, oltre che le solite cose che troviamo su tutte le barche normali. Il mondo del foil ovviamente comprende le tavole. Nelle tavole il Laiku Foil, che poi è la tavola olimpica, e il wing, che potrebbe rappresentare il futuro di queste tavole, è parte integrante delle attività che svolgiamo in giro per l'Italia. Qui abbiamo per esempio un wing che è apprezzatissimo dai giovanissimi. La cosa incredibile è che queste tavole sono trasversali, cioè ragazzi che vanno in Ilka, in 420, amano tantissimo poi uscire a fine allenamento sopra queste vele. Il Birdfish è l'ultima barca entrata nella flotta dell'Academy, è una barca per 2 persone, in realtà talvolta possiamo mettere addirittura 3 persone parlando di bambini, proprio perché è una barca estremamente versatile, ci permette di navigare dislocanti con una sicurezza paragonabile a quella di una qualsiasi barca dislocante scuola, ma anche in volo. I foil a J permettono di avere un appoggio su 3 punti che garantisce un volo stabile, sicuro ed è estremamente divertente perché raggiunge velocità che una barca tradizionale non raggiungerebbe mai. La cosa interessante del Birdfish è poi la combinazione di più vele, quindi i ragazzi attraverso meccanismi molto semplici come un roll a fiocco o un roll a cozziro possono ridurre e aumentare l'esposizione delle vele al vento, e questo garantisce loro varie sicurezze: la padronanza dell'utilizzo, la facilità di gestire i cambi di condizione meteo, e poi è divertentissimo vederli interagire, perché spesso salgono a bordo ragazzi che non si conoscono e in pochi minuti diventano un equipaggio, perché davanti all'elemento naturale, davanti alla novità, davanti al fatto che o riduco le vele o scuffio, devo imparare a gestirmi anche le altre persone a bordo, ed è molto interessante per i timonieri, specie i timonieri che arrivano dal mondo singolo. Quindi tanti ragazzi del Wasp si trovano per la prima volta a contatto con un prodiere, può essere insomma un bel passaggio oltre. Parte integrante del divertimento a bordo del Birdfish è anche ovviamente la gestione delle vele. Non abbiamo solo una randa, ma abbiamo anche le vele di prua, come un genuino, un piccolo fiocco che può essere avvolto e svolto in maniera veramente semplice, perché con la scotta, cazzando scotta, srotolerò il mio fiocco e lo posso gestire in volo. Il prodiere me lo può fare in autonomia, oppure può essere una combinazione di persone a bordo. Se ho dei bambini piccoli, un ragazzino, un bambino lascia il rollafiocco e l'altro bambino, cazzando la scotta, va a srotolarlo. Questo diverte moltissimo, specialmente i bambini non abituati a delle vele a prua. È carino, è facile, vedete? Ancora più divertente poi è il Cozziro, che è una vela più grande a cui non siamo certamente abituati sulle derive. Il Cozziro mi permette di accelerare moltissimo le andature portanti. È una vela piuttosto grossa e posso decidere di usarla in base alle condizioni del vento. Il Wasp e lo Skita rappresentano le imbarcazioni perfette per un ragazzo che vuole imparare a volare, perché sono barche individuali, è fatta per un velista solo, ma che deve gestire una miriade di variabili, tra cui l'equilibrio, che è la prima cosa, dato da il foil che sostiene la barca in volo, ma mi dà anche una serie di difficoltà tecniche, e quindi i ragazzi imparano a bilanciare il loro peso non sempre solo alle cinghie, ma anche muovendosi all'interno delle terrazze della barca. Queste per esempio sono 2 terrazze e si può vedere chiaramente che ci sono vari punti di ancoraggio per i piedi, perché i ragazzi si muovono a bordo per tenere la barca in equilibrio. Lo Skita, oltre ad avere le stesse caratteristiche del Wasp, ha anche un albero sostenuto da sarti e con le crocette, quindi già simile a quello che è il mondo MOT tradizionale, ma ha questa grande caratteristica che è in grado di volare anche in maniera più stabile, sia perché ha una struttura più ampia, più comoda, più solida, sia anche perché quando l'aria va a calare è una barca in grado di navigare dislocante. Permette quindi un po' a tutti di avvicinarsi al volo. È una barca meno agonistica, ma sicuramente ugualmente divertente e anche molto veloce.